Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video, oggi ve lo dico subito, molto lungo, con il wrap up delle letture di novembre, che sono parecchie. Quindi comincio subito perché ho tante cose di cui parlarvi. Vi parlerò prima dei libri e poi dei fumetti. Cominciamo con i libri. Prima lettura di novembre fatta è Midnight Sun di Stephanie Meyer. Midnight Sun credo che non abbia bisogno di presentazioni. Ad ogni modo è la storia di Twilight scritta e vista dal punto di vista di Edward. Stephanie Meyer è un'attrice che credo più o meno tutti sappiano più o meno chi è, che Twilight più o meno tutti sappiate che cos'è, quindi non vi dirò molto ovviamente sulla storia, se non che parla di vampiri sbrilluccicosi, ma ovviamente, ripeto, quantomeno per aver sentito parlare dei film, credo lo conosciate tutti. Comunque questo è appunto il nuovo libro della saga, uscito dopo tanti anni in cui si attendeva qualcosa nuova della Meyer. Allora, facciamo subito una piccola premessa, anzi due, riguardo a questo libro. Questo è sicuramente un libro che non va consigliato, soprattutto a lettori molto giovani, perché ha dei rapporti interpersonali tra i due protagonisti abbastanza problematici, se non per il fatto che Bella, la protagonista, non è mai abbastanza, perché ce lo dice la stessa autrice, se non quando viene trasformata da lui. Quindi lei di sé non basterà mai alla storia. E quindi già solo per questo non è sicuramente un libro da consigliare a giovani lettori. Invece per i lettori un po' più attempati, assolutamente sì. Io è un libro che ho adorato, Twilight o lo ami o lo odi. E quando lo ami a prescindere. Detto questo, e premesso anche il fatto che io amo Twilight, comunque a prescindere non mi interessa niente dei problemi che Twilight ha nella scrittura, lo so perfettamente, ma continuo ad amarlo, ho apprezzato questo volume abbastanza. Nel senso che finalmente è Twilight di nuovo, sicuramente ho amato riimmergermi nelle atmosfere di Twilight, ho amato ritrovare i stessi personaggi. Difetto del libro è sicuramente la stazza. Questo libro ha infatti oltre 700 pagine, quasi 800, oltretutto uscito al costo di 20 euro, quindi anche insomma un costo abbastanza ridotto per la mole di pagine. È uscito in questa versione incartonata, eccola qua, questo è il sotto, per la Fazzi Editore, che è la stessa casa editrice che ci ha portato le edizioni dei Twilight, e questo insomma matcha con le vecchie edizioni di Twilight. Dicevo, quello che mi è piaciuto meno di questa storia è la mole, perché obiettivamente sarebbero bastate quasi la metà delle pagine per dirci le stesse cose, più o meno. Perché insomma il libro è molto ridondante, ripete gli stessi concetti continuamente, però ci troviamo nella mente malata di Edward e come si fa a non adorare questa cosa per chi ha amato Twilight. Ve lo consiglio soltanto a chi ha amato Twilight, ovviamente. Se avete amato Twilight ma se avete veramente amato Twilight, sicuramente amerete immergervi in queste atmosfere. Per tutti gli altri, ovviamente, assolutamente no. Ad ogni modo, io ho sicuramente, malgrado la mole e malgrado la mole di frasi appunto ridondanti, l'ho sicuramente amato, appunto, malgrado tutto. Altra lettura fatta a novembre, anzi rilettura, è Six of Crows. Per la Cats Reading che sto facendo con Alessia Di Fiore abbiamo deciso di rileggerci un capitolo alla volta la dilogia di Sei di Corvi, quindi io ho cominciato appunto, abbiamo cominciato con Sei di Corvi e io ho deciso di leggermelo in inglese perché l'altra volta l'avevo letto in italiano. E sto amando questa rilettura alla follia. Di questo libro ovviamente non vi parlerò perché ve ne ho già parlato, quindi ve lo metto su nelle schede e comunque giù nell'info box vi metto il video dove ho fatto la recensione di questa trilogia, ve ne ho parlato della Grishaverse della Bardugo, credo a dismisura, quindi non dirò assolutamente nulla di questo libro se non che amore, stelline, amore. E poi in questa versione, nella Collector's Edition inglese, che è qualcosa di... Ragazzi, no, ve la devo far vedere, a parte le pagine rosse, la mappa fatta così, alla fine anche tutta una serie di illustrazioni, un'edizione meravigliosa. Comunque per la recensione del libro vi rimando appunto alla recensione fatta. Altra rilettura, ma anzi quest'anno è la terza volta che me lo leggo, rilettura fatta appunto a novembre, sempre appartenente al Grishaverse, è in questa versione che è appena stata editata dalla Mondadori. Inizialmente era uscito in questa versione qui PM,
Io l'ho letto inizio anno, me lo sono riletto in inglese e stavolta me lo sono riletto con la nuova traduzione in italiano, che devo dire ho apprezzato sicuramente molto di più rispetto alla precedente, perché nella precedente la traduzione di per sé è ottima, in quella precedente come in questa, però alcuni termini tecnici, appunto per quanto riguarda il world building, si perdevano decisamente. E qui ritroviamo anche una serie di giochi di parole, soprattutto tra inizio, primo capitolo e capitolo finale, dove ritroviamo per esempio il concetto che loro vengono considerati dei fantasmi rispetto a tutti quelli che li circondano, tutta una serie di cose che in questa nuova traduzione sicuramente si leggono meglio, si apprezzano meglio e sono molto più simili alla lettura, l'esperienza di lettura è molto più simile alla versione inglese, quindi sicuramente se dovete scegliere, a parte che quella è quasi introvabile, sicuramente, se non per la reperibilità, vi consiglio questa edizione perché sicuramente vi immergerete meglio nella traduzione, soprattutto considerando che a breve uscirà la serie TV e quindi i termini tecnici del world building dei personaggi poi ce li ritroveremo anche nella serie televisiva. Questa è l'edizione Mondadori, l'avete già vista sul canale, anche di questo in realtà vi ho già fatto la recensione che ve lo metto comunque giù nell'info box perché alla fine le schede finiranno per tutte le cose che ho già recensito. Ad ogni modo è una lettura che ho amata tanto, anche questo è Bardugo come Sei di Corvi, questo però è stato scritto molti anni prima rispetto a Sei di Corvi, quindi ha una scrittura molto più immatura rispetto a quella di Sei di Corvi. Ottima scrittura, in realtà, se non avete letto Sei di Corvi rispetto a quello che ci presenta il panorama letterario fantasy contemporaneo, però se avete letto quello è un tornare indietro. Quindi preparatevi al fatto che insomma la scrittura è più semplice rispetto appunto di quella che abbiamo trovato in quella trilogia. L'ho amato alla follia, tantissimo. Io adoro questo libro, se non che l'ho letto 3 volte e tutte e 3 le volte l'ho letto in un battito di ciglia. Altra lettura di novembre, fatta appunto grazie alla Oscar Vault, vi metto la cover qui, è La vita invisibile di Eddie LaRue. Nuova uscita in Italia, anzi è uscito praticamente da pochissimo anche in lingua, uscita attesissima di Victoria Schwab, perché Victoria Schwab ci aveva detto che questo sarebbe stato il libro della sua vita. Per me è stato un nì. Questo libro ha tante cose belle e anche tante cose negative. Ve ne ho parlato anche di questi in una recensione dedicata, quindi se siete curiosi di capire se è il libro che fa per voi, andatevi a vedere la recensione, anche questa ve la metto giù nell'info box. L'idea di partenza è veramente bella perché parte dall'idea del Fausto, dove c'è questa ragazza nel 1714 che fa un patto col demonio, con un demone. Non sappiamo bene di preciso cosa sia, ad ogni modo lei fa questo patto con questo demone per avere la libertà nella vita e visto che c'era, insomma, chiede anche di avere qualche annetto in più. E quindi lei praticamente è immortale e può vivere per sempre ed essere libera. Ovviamente quando si fanno questi generi di patti, Supernatural insegna, c'è sempre qualcosa da pagare e ovviamente anche in questo caso il lato negativo di questo patto è che lei viene dimenticata da tutti, nessuno si ricorda di lei. Appena incontra qualcuno, ma appena questo qualcuno si gira o va in un'altra stanza, si dimentica della sua esistenza, si dimentica di averla incontrata, quindi lei non potrà avere rapporti personali, stringere rapporti di nessun tipo con nessuna delle persone nella sua vita fino a quando nel 2014, quindi 300 anni dopo aver stipulato questo patto, incontra un ragazzo che la ricorda, che le dice queste fatidiche parole: io mi ricordo. L'idea bellissima di partenza, una scrittura anche molto ricca, però ci sono tanti no, quindi se siete curiosi di sapere perché ci sono dei no, andatevi a vedere la recensione. Altra cosa letta, altro ultimo libro letto a novembre, l'ho detto che erano un po', ho letto Assassinio sul Nilo di Agatha Christie, anche di questo vi metto la cover qui. Libro che è stato rieditato da poco, sempre per la Mondadori credo, in una nuova edizione, ma comunque insomma si trova in varie edizioni in vendita ed è ovviamente Agatha Christie, quindi che vi devo dire, io Agatha Christie l'amo particolarmente, questo libro l'ho apprezzato veramente tanto, probabilmente è tra i miei preferiti di Agatha Christie, anche se il mio preferito in assoluto rimane sempre 10 piccoli indiani, però sicuramente una storia che ho apprezzato veramente tanto. È intorno al personaggio di Poirot e rispetto a quelli che ho letto di Poirot, non ne ho letti tutti ovviamente, ma di quelli che ho letto di Poirot è sicuramente quello che ho apprezzato maggiormente. E ho deciso di fare questa lettura anche perché uscirà il film.
anche se non ho ben capito quando, perché con questa storia del Covid tutte le uscite vengono rimandate. Quindi avevo deciso appunto di leggermi il libro prima che uscisse il film, anche se poi appunto è stato rimandato. Sicuramente è una lettura straconsigliata, soprattutto per chi ama Agatha Christie, perché qui troviamo tutta la sua scrittura, troviamo queste ambientazioni egiziane, in mezzo alle rovine dell'antico Egitto, sicuramente molto molto bella. Come al solito io sono arrivata alla fine senza aver capito chi era l'assassino. Mi batte sempre, non c'è stato un libro dove l'ho capito prima, su questo niente, o sono io o è lei, o entrambe, non lo so. Quindi mi ha tenuto insomma col fiato sospeso fino al libro, fino alla fine del libro, proprio perché non avevo capito minimamente chi fosse l'assassino. Quindi al solito è Agatha Christie, quindi c'è un assassino, Poirot che indaga e siamo su una crociera lungo il Nilo, sulle rovine del Nilo, quindi sicuramente lettura stra consigliata. Ho detto che era l'ultimo libro, in realtà non è vero. Ho letto, in realtà no, ho ascoltato l'audiolibro della Guerra dei Mondi di H.G. Wells. Questo è un grande classico, viene considerato il libro che ha dato il via al genere dei romanzi di fantascienza, è stato pubblicato nel 1897, appunto da H.G. Wells, inizialmente a puntate. L'aneddoto intorno a questo libro è che nel 1938 un altro Wells, Orson Welles, lo adattò a mo' di cronaca alla radio e questa cosa scatenò il putiferio perché la gente credette che fossero situazioni reali. Però questa cosa fa sorridere, ma visto quello che succede nel mondo mica tanto. Ad ogni modo, di cosa parla questo romanzo? Racconta di questo scrittore che racconta quello che ha vissuto, e cioè di quando nel suo paesino sono atterrati i marziani che hanno tentato di conquistare il pianeta Terra. Quindi ovviamente è una sorta di libro di primordiale di tutto ciò che è la fantascienza moderna, quindi troviamo tanti elementi che poi avremo riletto nei libri successivi, appunto dell'invasione extraterrestre, della ricerca della sopravvivenza, insomma tutto il filone di film, libri e fumetti che dedichi alla sopravvivenza devono tantissimo a questo libro. È sicuramente una lettura che ho apprezzato tanto, è ovviamente un classico, quindi non vi aspettate un stile letterario moderno, è uno stile letterario datato, però sicuramente è considerando questo e considerando quando è stato scritto e le conoscenze dell'epoca, è sicuramente una lettura che si apprezza tantissimo, soprattutto per gli amanti di fantascienza. Ecco, io immagino che chi legge fantascienza più o meno ormai lo conosca e l'abbia letto, però se non lo avete fatto, fatelo. Ci sono molte scene che fanno pensare, che soprattutto insomma per chi ha letto tante cose dopo fanno veramente pensare, soprattutto per quanto riguarda la ricerca della sopravvivenza del genere umano, di cosa l'uomo è disposto a fare per sopravvivere in situazioni estreme. Quindi sicuramente è un libro che straconsiglio, e anche il fatto insomma dell'aneddoto che ruota intorno alla messa in radio di questo romanzo fa sorridere, ma mica tanto, fa anche molto pensare, quindi sicuramente è una storia che vi straconsiglio. Siamo arrivati alla fine dei libri, incredibile, e passiamo ai fumetti. Levo tutti i fumetti da edicola, perché è inutile parlarne, come al solito, qualche volta qualcuno me l'ha chiesto, sono numeri presi qua e là, che non avrebbe senso di parlarne se non ne parlerò quando ci saranno numeri particolari, per cui insomma ha una qualche importanza parlarne. Quindi soltanto quei fumetti di cui ha senso parlare secondo me in questo wrap-up, che poi per lo più vi ho già recensito, quindi in realtà vi rimando alla recensione. Primo è La Stella della Senna, di questo vi parlo perché qua in questo volumetto c'è tutta la serie. In realtà la serie non ha un finale, però è stata editata in 2 volumi in Italia in questo cofanetto ed è uscita tutta, quindi leggendo questo si legge tutta la serie. È una serie molto datata, degli anni 70, che uscì in Italia con un titolo che insomma fa molto pensare, perché dalla Stella della Senna lo trasformarono in Tulipano Nero per convincere le mamme, insomma, in base al film di Alain Delon, che era bello vederselo con i figli, quindi tutta questa storia di marketing, insomma, un po' datato, insomma, è sicuramente una piccola perla per i lettori, i giovani bambini degli anni 80.
quindi se siete stati giovani in quell'epoca, avete visto il cartone, sicuramente è una piccola perla da leggere, però per avere qualche informazione in più, insomma se valga la pena o meno, vi rimando alla recensione che ve la metto comunque giù nell'info box e se mi sono rimaste schede ve le metto anche nelle schede. Altra lettura fatta sempre a novembre, sempre di Victoria Schwab, è Il Principe d'Acciaio, prequel di Dark Shadow of Magic. Rispetto alla Eddie LaRue, sicuramente questa è una lettura che ho apprezzato decisamente di più. Tra i due, ma proprio non c'è paragone. Io però Eddie LaRue ho un problema con Eddie LaRue. Comunque, sicuramente qui l'ho apprezzata, ho apprezzato Victoria Schwab decisamente di più. È un prequel della saga di Dark Shadow of Magic che racconta gli antefatti di uno dei personaggi che troviamo appunto nella saga, che è questo Maxim, che qui troviamo principe, giovane principe re del trono, mentre nella saga di Dark Shadow of Magic insomma lo troviamo già bello seduto sul trono reale. Ad ogni modo è sicuramente una lettura che ho apprezzato tantissimo anche per il supporto grafico di Olimpieri Angioini, uno ai disegni e l'altra ai colori, perché appunto la bellezza di questo volume è soprattutto dal punto di vista grafico, perché la storia, malgrado sia molto bella, in realtà è molto breve, perché mi pare sono 120 pagine, è molto breve, quindi si gode meno della storia rispetto ai colori e ai disegni, che insomma ce lo fanno apprezzare maggiormente. Quindi sicuramente è un volume per gli amanti di Dark Shadow of Magic, secondo me da leggere, consapevoli del fatto che è una storia molto breve, quindi prendetelo come piccolo racconto e non come libro in sé, perché veramente è molto breve. Però poi alla fine abbiamo tutta una serie di approfondimento con l'intervista a Victoria Schwab e anche il procedimento per la creazione delle pagine, quindi rispetto a Eddie LaRue qui abbiamo una Victoria Schwab decisamente più interessante. Ultimo volume che vi porto in questo wrap-up è Wonder Woman Warbringer. Questo è l'adattamento in graphic novel del romanzo di Wonder Woman di Lee. È stato realizzato per un pubblico molto giovane, quindi è un adattamento veramente per un target d'età non adatto a me sicuramente, e forse probabilmente nella lettura il mio problema con questo libro è proprio questo, è veramente per un target d'età decisamente fuori dal mio genere letterario. Io non ho apprezzato tantissimo questo volume, devo dire, non ho ben capito se... non credo che sia problema di Lee Bardugo, ovviamente, quindi devo leggermi ancora il romanzo per riuscire a fare un paragone e quindi parlarvene meglio di questo fumetto. Credo che ci siano problemi di adattamento dovuto anche al fatto della quantità di pagine. Lee Bardugo solitamente nei suoi libri infila un sacco di cose. Qui abbiamo circa 200 pagine. Simonson ha adattato il romanzo di Lee Bardugo per renderlo una graphic novel. Nell'adattamento credo che molte cose siano andate perdute, perché soprattutto in alcuni punti ho faticato a seguire la storia. Sembrava proprio che mancassero dei pezzi. Quindi credo che c'entri molto sul mio non aver apprezzato tantissimo questo volume l'adattamento. Altra cosa che sicuramente non mi ha aiutato ad apprezzare questo volume sono le illustrazioni di Kit Seaton, che sicuramente sono molto belle ma lontano decisamente dai miei gusti. Ho apprezzato sicuramente l'idea di utilizzare queste sorte di monocromia, di aggiungere solo il rosso laddove serve. Quindi questa scelta grafica l'ho apprezzata sicuramente tanto perché rende bene le atmosfere, però i disegni sicuramente sono lontani dai miei gusti, malgrado appunto siano sicuramente da apprezzare, però è proprio una questione di gusti personali qui, perché ovviamente anche i disegni sono indirizzati a un pubblico molto giovane, quindi sicuramente io non rientro nel target, per questo non è una lettura che ho apprezzato particolarmente, però mi riservo di fare una recensione più approfondita quando avrò letto il romanzo, così riuscirò a capire meglio se nell'adattamento si è andato perso qualcosa. Questo è uscito per il Castoro al costo di 15,50 € in questa edizione, vedete, brussurata, e ci siamo. Queste sono le mie letture di novembre. Il wrap up delle letture di novembre erano tante, ve l'avevo detto. Siamo arrivati alla fine, comunque di quelle di cui ho fatto le recensioni, giù vi metto appunto i link alle video recensioni e comunque vi metto i link Amazon, così potete andarvi a vedere, a cercare quello che magari vi incuriosisce. Fatemi sapere invece cosa avete letto voi, se quello che avete letto vi è piaciuto, fatemi sapere anche se delle letture che vi ho portato qualcosa vi interessa, vi ha incuriosito. Questo è tutto. Io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!